bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi vi parlerò dei libri che ho letto durante il mese di aprile. Aprile è stato un mese molto strano, nel senso che sono caduta in un tunnel di lettura, chiamiamolo così, in cui ho finito per leggere tipo 14 libri in una settimana, qualcosa del genere. Non so cosa sia successo, è iniziato tutto una mattina quando mi sono alzata e ho scoperto che Mariana Zapata aveva pubblicato un nuovo libro e da lì è andato tutto a rotoli. Mi sono fatta particolarmente coinvolgere dalle saghe fantasy, in particolare 3 saghe fantasy della stessa autrice. L'autrice si chiama Donna Augustine, da quel che so i suoi libri non sono stati tradotti, ma se leggete in lingua inglese vi consiglio le sue serie. Di lei avevo letto anni fa la serie di The Wild, che se non sbaglio è composta da 3-4 libri ed è ambientata in questo mondo post-apocalittico dopo che una misteriosa malattia ha mietuto vittime a livello globale. E la prima saga che ho letto ad aprile è uno spin-off barra seguito di The Wilds, quindi se volete leggerla dovete prima aver letto l'altra serie. Il primo si intitola Wild One e il secondo Savage One ed è la storia di questa ragazza che ha vissuto tutta la sua vita in schiavitù e ha un dono molto particolare. Lei può vedere la morte delle altre persone e a un certo punto della sua vita viene venduta ma riesce a fuggire e quindi tutta la storia segue come lei cerchi di proteggersi e sconfiggere l'uomo che l'ha comprata e risolvere altri problemi, diciamo, legati alla serie precedente. Non posso dirvi altro. Essendo un seguito di The Wilds, è ambientato nello stesso mondo post-apocalittico, è soltanto ambientato una trentina di anni dopo, credo, quindi appunto dovete aver letto la prima serie per capire. A livello di scrittura e caratterizzazione dei personaggi non ho niente da dire, mi piace molto questa autrice e trovo le sue saghe fantastiche e interessanti, quindi se vi piace il genere fantasy distopico ve la consiglio. La seconda serie, sempre della stessa autrice, è una delle serie più recenti, si intitola Tales of Xest, è una serie di 4 libri, solo 3 sono pubblicati al momento e si intitolano The Whimsy Witch That Wasn't, The Nowhere Witch e The Most Wanted Witch. Sto aspettando con ansia il quarto, speriamo che esca velocemente, perché questa serie mi è piaciuta tanto quanto The Wilds. Mi è piaciuta la nuova ambientazione, la storia di questa ragazza che viene improvvisamente rapita e portata in una specie di città parallela in cui la gente può usare la magia, anzi la magia è un po' come l'ossigeno, senza magia le persone muoiono. Questa terra, che si chiama appunto Xest, è minacciata da una forza oscura e la protagonista è costretta, diciamo, a collaborare col protagonista maschile per trovare un modo per creare una barriera che difenda Xest. Di nuovo buona scrittura, buoni personaggi, buona l'ambientazione. Mi è piaciuta molto questa serie, appunto, più di quella precedente, più che altro perché quella precedente era un po' uno spin-off, quindi non mi ha, diciamo, dato le stesse sensazioni della prima serie The Wilds, però questa qui mi è piaciuta molto. Dell'autrice ho letto una terza serie che è quella che invece mi è piaciuta meno di tutti. I 3 libri che la compongono sono A Step into the Dark, Walking in the Dark e Kissed by the Dark. Come ho detto, è la serie che mi è piaciuta meno. Penso che sia anche una delle più vecchie, quindi lo stile e le abilità dell'autrice sono cambiati e cresciute nel corso del tempo, ma anche perché dopo aver letto 3 serie una dietro l'altra ho notato che, nonostante siano ambientate in posti diversi, nonostante i personaggi siano diversi, le dinamiche in realtà seguono, diciamo, lo stesso percorso. Nel senso, ad esempio, il protagonista maschile è sempre un uomo misterioso, non umano, e la protagonista passa tutto il percorso della serie a chiedersi che cosa di preciso sia il protagonista maschile, e fino alle ultime pagine del libro, e a volte neanche allora, la protagonista non lo sa. E ad esempio, cioè, proprio le dinamiche del libro è come se fossero le stesse dinamiche ma con personaggi diversi, non so se vi sono spiegata. Quindi dopo aver letto tutte e 3 le serie una dietro l'altra mi sono sentita un po' come se avessi letto la stessa cosa solo in 3 diversi modi. Mi piacerebbe avere qualcosa con delle dinamiche un po' diverse o che non mi ricordi così tanto gli altri libri. In ogni caso l'autrice mi è piaciuta, le serie sono belle tutto sommato, quindi se vi piacciono le serie fantasy ve le consiglio. Il prossimo libro è il libro di Mariana Zapata di cui ho parlato poco fa, è intitolato All Roads Lead Here e Rhodes è scritto R-H-O-D-E-S
perché è il cognome del protagonista maschile, quindi c'è questo gioco di parole, bel titolo tra l'altro, mi è piaciuto molto. È praticamente la storia di questa ragazza che ritorna nella sua città natale dove è morta la madre dopo anni e affitta un appartamento pensando che vada tutto bene, ma quando arriva lì scopre che il figlio adolescente del proprietario ha messo l'appartamento in affitto di nascosto perché pensava che il padre non sarebbe tornato a casa per un po' e che quindi non l'avrebbe mai scoperto. Quindi dopo 1000 preghiere il protagonista maschile la lascia vivere lì per un po' e tutta la loro storia si sviluppa con lei che adesso praticamente vive sulla loro proprietà, ma non può interagire con praticamente nessuno perché il protagonista maschile, se anche solo la vede guardare nella sua direzione, si incavola. Così sembra brutto da dire, però è un uomo molto burbero a cui non piace l'idea di avere giustamente un'estranea a casa. Quindi ovviamente è una storia romantica. Se conoscete Mariana Zapata sapete che a me piace molto. Vi devo tuttavia avvisare che i suoi romanzi sono tutti slow burn, quindi sono lunghi tipo 600 pagine e la relazione ci mette davvero tanto a svilupparsi, che prima di iniziare a leggere Mariana Zapata non pensavo fosse una cosa che mi piacesse particolarmente, ma adesso posso tranquillamente dire che è uno dei miei trope preferiti. Come sempre scritto bene, a me lo stile di Mariana Zapata piace un sacco e mi sono piaciute molto le relazioni tra i personaggi, tranne qualche cosina che sembrava un po' strana, tipo i soprannomi. Ho letto qualche recensione su Goodreads di questo libro e ho visto che molte persone si sono lamentate dei vari soprannomi che il personaggio maschile dà alla protagonista e devo dire che ero abbastanza confusa. Mi piace un sacco il trope dei pet name, quando i protagonisti si danno dei soprannomi a vicenda, però il soprannome deve essere quello perfetto e non sono molto sicura che sia stato azzeccato in questo libro o in uno di quelli precedenti, anche non mi era molto piaciuto, però vabbè, è un piccolo dettaglio. In ogni caso è un'autrice che consiglio. So che alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in italiano, mi pare 2 o 3, ne avevo parlato in un video precedente, però questo qua ovviamente essendo l'ultimo uscito è solo in inglese. Il prossimo libro è stata una piacevole sorpresa, si intitola Can't Catch My Breath di Sarah Sutton. Se seguite AuthorTube potreste aver già sentito parlare di Sarah, ha un canale qui su YouTube e seguivo i suoi video da un po' e mi piacciono un sacco le copertine dei suoi libri e quindi ho deciso di darle una possibilità, ero molto incuriosita e ho letto appunto Can't Catch My Breath ed è un high school romance coming of age, cioè un romanzo romantico, un romanzo rosa ambientato alle superiori negli Stati Uniti e ovviamente il tema principale è la crescita ma anche l'elaborazione del lutto, perché praticamente è la storia di questa ragazza il cui padre muore in un incidente stradale e la storia inizia un mese dopo questo avvenimento e praticamente lei torna a scuola dopo la morte del padre e durante una classe che mi sembra di psicologia viene assegnato un progetto e le coppie per questo progetto vengono decise dall'insegnante e lei viene messa in coppia con questo ragazzo che si chiama Vincent. Il problema è che il padre di Vincent è l'altro uomo che è stato coinvolto nell'incidente in cui suo padre è morto e il padre di Vincent è rimasto paralizzato. Quindi ovviamente non esattamente per entrambi una cosa facile da affrontare. Vincent ha dei problemi ad aiutare il padre che è molto orgoglioso, non gli piace accettare aiuto, fa molta fatica giustamente a scendere a patti con il fatto che è paralizzato, mentre ovviamente la protagonista femminile Eddie sta cercando di mantenere una relazione con la madre, ma tutte e due stanno avendo problemi a elaborare il lutto giustamente, quindi il tema del lutto, dell'accettare comunque una tragedia è molto prominente nel libro e mi è piaciuto molto come l'autrice l'ha trattato. Erano anni che non leggevo un romanzo rosa ambientato al liceo e devo dire che mi è piaciuto molto. Lo stile di scrittura è semplice, coinvolgente, mi ha attirato subito, ho finito il libro in una serata e mi è piaciuto molto, quindi ho già in piano di leggere alcuni degli altri libri. Mi è piaciuta molto la relazione tra i due protagonisti, come si è sviluppata e tutto il resto, e in linea generale erano ben caratterizzati e ben scritti, quindi se vi piacciono i romanzi rosa ambientati a scuola ve lo consiglio. È ovviamente solo in inglese. Il prossimo libro è di Evie Asher e Revan Kennedy ed è intitolato Conveniently Convicted, è presente solo in inglese. Non penso di aver mai letto niente di queste due autrici. Il libro è un fantasy, il classico fantasy con shifters e creature soprannaturali, cose del genere, ed è la storia di questa ragazza che è stata venduta dalla sua famiglia e per evitare di doversi sposare con la persona a cui è stata venduta decide di farsi mettere in prigione, quindi praticamente causa un casino totale in modo da essere mandata in prigione perché così non può
essere diciamo raggiunta lì, ed è questa premessa è quello che mi ha convinto a leggere il libro, perché l'idea della protagonista che cerca di restare in prigione anche quando la gente cerca di farla fuggire è stata ovviamente una novità che mi ha attirata, perché solitamente la protagonista cerca di fuggire dalla prigione in libri del genere, mentre questa volta lei assolutamente, ci sono stati tipo 10 tentativi di evasione e lei no, io resto in prigione. Quindi mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto la protagonista e anche il protagonista maschile, anche se devo dire che avevo indovinato il colpo di scena durante le prime pagine, quindi da quel punto di vista non c'è stato niente di sorprendente, avevo intuito alcuni aspetti, ma il libro mi è piaciuto molto, è ben scritto. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che i due protagonisti, invece di essere shifters, non lo so, lupi o orsi o qualsiasi altra cosa, quello che di solito c'è nei libri fantasy, sono delle cocatrici, che sono delle creature mitologiche. Andate a cercarle su Google, perché adesso descriverle non sono esattamente brava, magari metterò una foto qui da qualche parte. Comunque non avevo mai visto le cocatrici usate come shifters in un libro fantasy, non penso di averle mai viste in nessun libro fantasy, quindi quello è stata una piacevole sorpresa ed è stato interessante e anche causato dei momenti molto divertenti all'interno del libro dovuti ai comportamenti animali delle cocatrici. A quanto pare le cocatrici hanno queste lunghe code che hanno una loro volontà, quindi ad esempio ogni volta che la protagonista interageva col protagonista maschile, la sua coda faceva tipo delle danze assurde per far capire al protagonista che a lei piaceva. La stessa cosa la coda di lui, quindi è stato molto divertente vedere come litigavano mentre nel sottofondo le loro code facevano tutto quello che volevano, quindi è stato molto interessante e molto divertente, una ventata d'aria fresca davvero come scelta di, diciamo, di personaggi. Il prossimo libro è, avete indovinato, un altro libro di Nicole Snow. Questo si intitola The Romeo Arrangement ed è un altro libro nella serie che avevo iniziato a leggere lo scorso mese, quindi è ambientato sempre nella stessa città ed è la storia d'amore tra un ex attore di Hollywood e una ragazza che con il padre sta cercando di sfuggire dalla mafia, mi pare, o comunque da un'organizzazione criminale per cui il padre ha lavorato per molti anni, e per cercare di proteggersi i due protagonisti finiscono per fingersi fidanzati e in procinto di sposarsi, quindi ovviamente tutto il libro gioca su questa cosa del fake arrangement ed è stato come sempre ben scritto, personaggi ben caratterizzati, molto bello da leggere, mi è piaciuto e come sempre consiglio questa autrice se vi piacciono i romanzi rosa, che io sappia solo in inglese. Questo era l'ultimo libro che ho letto durante il mese di aprile. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se avete dei libri da consigliarmi e così via. In descrizione come al solito trovate tutti i miei contatti, i miei social network e i siti di scrittura dove potete leggermi. Considerate per piacere di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Io sono Druci Alba e documento il mio viaggio come scrittrice e lettrice su questo canale. Alla prossima!